Sono in un posto meraviglioso, in un bosco meraviglioso dove c'è il nuovo pascolo di pesche molli e così sto un po' pensando, riflettendo e facendo dei pensieri. Sto facendo un po' di pensieri rispetto a un po' di cose. È un periodo difficile, perché si stanno rivoluzionando tante cose e alcune certezze che avevo sono crollate. E sto rivalutando un po' tutta la mia vita e quello che per me è sempre stato un punto fermo, quindi quello che avrei voluto fare nella vita, adesso si è sgretolato e sto ripensando a tutto quello che ho fatto finora, a quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, e credo che sia giunto il momento davvero di cambiare le cose, rinnovare le cose e ricostruire qualcosa che fino ad oggi avevo considerato come una certezza, ma che non l'è stato, soprattutto in ambito lavorativo. E ho riacquistato una nuova compassione verso di me rispetto alla genitorialità, ma anche rispetto proprio alla vita personale, a quello che ho realizzato, quello che non ho realizzato, a quello che ho sbagliato. Davvero sto vivendo anche i fallimenti come qualcosa come un momento che mi permette di prendere nuove strade, e non solo a parole ma proprio nei fatti. E sento che è arrivato il momento, indipendentemente che è arrivato il momento proprio di aprirmi a quello che c'è dentro di me e davvero buttare fuori tutte quelle cose che stavano lì chiuse dentro ad aspettare come se fossero dei piccoli angolini poco importanti, magari molto profondi, ma solo delle piccole parentesi, dei piccoli angolini senza senso, ma che in realtà pian pianino si stanno muovendo, stanno venendo fuori, e quindi anche tutto quell'aspetto più creativo, quell'aspetto più se vogliamo anche un po' folle, un po' sognatore, di tirarlo fuori e di andare a risvegliare quelle passioni che ho sempre tenuto lì nell'angolino, ecco, che ho sempre tenuto lì da parte.
e intraprendere davvero quel percorso che è un percorso di crescita personale, ma anche di sostegno degli altri e di accoglienza degli altri. Quindi di prendere coraggio anche nel fare certe cose, nel anche proporre certe cose, nel credere in certe cose, e andare oltre, diciamo, quei tabù che mi sono costruita nel tempo, perché mi sono resa conto che io stessa vivevo all'interno di di quel giudizio per cui tutto ciò che rompe certi schemi comunque insomma debba essere tenuto lì, comunque sempre un po' ai margini, deve essere contenuto in qualche modo, no? Per quanto abbia fatto tante scelte diverse, alternative, particolari, incomprese, però non ho dato valore davvero anche all'espressione del mio essere, l'ho sempre tenuta un po' sopita, in secondo piano. Adesso ho proprio voglia di esprimere chi sono, di esprimere quello che ho dentro, nel bene, nel male, non ma trasformarlo in qualcosa di bello, trasformarlo in qualcosa di utile, trasformarlo in qualcosa che possa essere, avere un valore sia per me che per gli altri. Abbiamo per questo in programma, ad esempio, alcuni laboratori, alcune esperienze artistiche in natura dedicate proprio alle persone che hanno vissuto o che stanno vivendo delle esperienze legate alla salute mentale o per persone neurodivergenti. Questo è il nostro desiderio, abbiamo già in mente, diciamo, un progetto molto interessante. Sono molto contenta perché quando abbiamo accennato di questi progetti in comune, perché siamo stati a una riunione che si occupava, una riunione, diciamo, alla quale siamo stati invitati, dove c'erano aziende, privati, associazioni del territorio per la costruzione di uno smart village, e quindi venivano, diciamo, si è parlato di tutti i bandi possibili per le attività, le cose ai quali probabilmente noi non riusciremo a partecipare perché si richiede comunque un anticipo economico importante, e non siamo nella condizione di poterlo fare. Ma comunque stiamo iniziando a fare rete sul territorio, al di là o meno dello smart village, fare rete sul territorio. Abbiamo potuto parlare anche con le amministrazioni, con Proloco eccetera, che hanno apprezzato moltissimo la direzione che stiamo prendendo, che il nostro progetto sta prendendo, anche rispetto proprio a questi progetti artistici e culturali che vogliamo proporre. Ho deciso di non farmi fermare in questo, nel senso ma di continuare e se vogliamo anche di cavalcare l'onda, perché per me è una strada molto importante in questa fase di vita e voglio davvero fare qualcosa di bello. Chi ci segue sa che ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto una mostra di poesie, quadri e fotografie all'interno del nostro bosco. Quest'anno vogliamo fare uno step successivo e fare qualcosa proprio fare proprio un percorso artistico, quindi partire proprio dall'elaborazione artistica per poi esporre dei lavori. E sarà, diciamo, un lavoro dedicato principalmente alla fotografia e alla scrittura e, penso che possa essere davvero qualcosa di molto interessante e di molto bello, quindi presto usciremo con tutte le locandine eccetera, però sono molto felice perché questo progetto mi dà uno slancio grandissimo, mi dà uno slancio grandissimo perché rispecchia esattamente quello che voglio fare in questo momento, quello che sento dentro, la direzione che voglio prendere e mi
incentiva molto a investire in queste cose, in termini proprio di pensiero e di desiderio, perché sono comunque in una fase in cui sto lasciando il percorso che ho lasciato, il percorso che, o meglio sto lasciando e sto pensando a come ridefinire il mio percorso lavorativo, per varie ragioni che non ho voglia di raccontare in video, perché implicano comunque anche il racconto di certe dinamiche che non ho voglia di raccontare, perché comunque riguardano relazioni con altre persone, eccetera. Adesso ho davvero bisogno di intraprendere un percorso che sia diciamo mio, personale, che sia di crescita anche mia personale, e di buttarmi anche in qualcosa che per me nella quale non mi sento completamente sicura, se vogliamo, però che in realtà mi fa stare bene, cioè l'idea di mettermi in gioco nel campo creativo mi piace molto, perché in realtà l'ho sempre fatto, ma l'ho sempre considerata una cosa molto marginale, una cosa diciamo poco importante, mentre trovo che questo aspetto invece più creativo, più se vogliamo artistico, più non saprei come descriverlo, è un elemento che mi caratterizza da sempre e che ho sempre accantonato per l'idea di non sentirmi brava, di non sentirmi capace, di non trovare il riscontro degli altri, mentre penso che anche comunque la creatività sia qualcosa che debba innanzitutto essere un bisogno personale prima di dover necessariamente arrivare e trovare il consenso dell'altro. Ecco, l'idea del consenso degli altri comincia a diventare un'idea sempre più lontana, forse ancora troppo vicina, ma comunque sempre più lontana, e comincio invece ad abbracciare e accogliere anche tutte le mie imperfezioni, di accogliere proprio l'imperfezione come luogo di, di bellezza, se vogliamo, come luogo di riscoperta, di scoperta di sé, come luogo di compassione, come luogo di amore, proprio quell'imperfezione che ad oggi non vogliamo sempre allontanare da noi, mentre io comincio a vedere in questa imperfezione l'amore per me stessa, la comprensione, e non la voglia di non migliorarsi, ma la voglia di accettarsi e di volersi bene, e di vedere anche in quella diversità, in quella fatica, in quel sovraccarico, in quella profondità nel modo di sentire le cose, un luogo di espressività, di crescita, un luogo proprio di scoperta. E quindi sono molto felice di questa nuova prospettiva che si sta aprendo, nonostante io abbia una paura immensa, però sento di stare seguendo davvero la strada che in questo momento è quella giusta per me. Devo solo metterci un pochino più di coraggio, dobbiamo metterci anche io e Eric, dobbiamo metterci un pochino più di coraggio davvero di fare, di proporre, di incontrare anche. Questo incontro in comune per esempio è stato bellissimo, perché per quanto per noi queste esperienze sociali non siano proprio la cosa che più sogniamo di fare al mondo, però invece è stato un momento bellissimo di condivisione, dove abbiamo incontrato tra l'altro persone che hanno visto in quello che stiamo facendo davvero qualcosa di bello, qualcosa di interessante, qualcosa su cui puntare anche l'attenzione, e noi non ce lo saremmo diciamo mai aspettato, no? Di questa accoglienza, eppure tante volte stiamo sempre un passo indietro per la paura che quello che facciamo non abbia per gli altri, non abbia il valore che ha per noi, mentre in realtà magari siamo noi stessi che non ci abbiamo creduto abbastanza o abbiamo avuto troppa paura per fare un passo in più. Ecco, forse adesso è arrivato il momento del passo in più. Io lo spero tanto, e
Come vedete anche YouTube, con YouTube sto cercando di essere più costante e di raccontarvi passo passo quello che sta succedendo nel nostro progetto. Io ringrazio tutti quelli che ci seguono, che ci vogliono bene, che ci apprezzano, che fanno il tifo per noi. E pensavo di fare un video dove mi avreste visto piangere, perché in alcuni momenti sento un po' il peso di quello che non c'è più, di quello che è andato storto, no? Per certi versi, il peso anche emotivo di certe esperienze che sto facendo, che è un peso spesso molto forte, molto pesante. Invece mi ritrovo qui a fare un video con il sorriso. Non so se saranno questi alberi meravigliosi, se sarà questo posto, i suoni della natura, o se semplicemente forse anche questi momenti di riflessione non fanno altro che andare a rafforzare il desiderio dentro di me di costruire qualcosa di bello. Ecco, qualcosa di davvero che abbia un senso, ma che prima di tutto ce l'abbia per noi come famiglia e che possa portare poi qualcosa di bello negli altri. A volte quello che facciamo, perché non ha tanto risonanza forse mediatica o quello che vogliamo, pensiamo che valga poco e poi ci accorgiamo che quando lo raccontiamo invece chi ha vissuto quelle esperienze o chi le ha potute ascoltare trova in loro un valore anche più grande di quello che avevamo immaginato. È vero, non è il riscontro che importa, diciamo il riscontro inteso come, come numeri, come quantità, ma quello che conta è davvero che ci siano delle relazioni umane, che si creino delle relazioni umane, delle connessioni tra le persone, delle connessioni sentite e, e che qualcosa risuoni tra le persone. E io credo che siamo su questa strada proprio dove ci può essere risonanza e dove ci può essere ascolto, dove ci può essere accoglienza. E quello che mi è mancato in questo periodo, in quest'ultimo periodo, è proprio questo senso di accoglienza, anche delle difficoltà che noi abbiamo affrontato a livello personale, a livello più come famiglia e anche a livello individuale, se vogliamo, delle difficoltà che come dico sempre vi racconteremo più avanti e abbiamo percepito fino a ieri questa mancata accoglienza e comprensione anche e tanto giudizio, e adesso mi sono voluta togliere da questo luogo di giudizio per entrare proprio in un luogo di compassione, un luogo di accoglienza anche di quello che sto provando, di accettazione anche degli errori, dei fallimenti e anche di accettazione di alcuni aspetti che ho sempre voluto allontanare da me, ma erano lì da vedere e che non ho voluto accettare, certe fragilità magari, che invece adesso vedo e non vedo più con l'occhio giudicante, ma vedo con un occhio d'amore e di comprensione anche. È davvero bello questo passaggio, ovviamente è un passaggio che va a alti e bassi, non è immediato sempre, ma andare in questa direzione mi sta davvero aiutando a trovare nuova energia e sono davvero contenta e spero davvero che questa energia possa anche passare anche attraverso questi video o comunque passare anche in quello che faremo, in quello che facciamo, nonostante la situazione attuale sia una situazione apparentemente negativa, ma io trovo che in questo cambiamento che stiamo vivendo dentro ci sia qualcosa di importante che vogliamo abbracciare, vogliamo portare avanti e impegnarci davvero sia a livello pratico ma anche a livello emotivo, impegnarci nel camminare lungo questo sentiero che stiamo intraprendendo. Grazie per essere stati con noi, con me,
e io vi abbraccio.